Ciao a tutti, sono Luigi della ditta Nauticaravan di Imola e oggi vogliamo farvi vedere un veicolo che si chiama 2 Win Plus S, che è l'ultimo nato in casa POSL ed è il quarto in ordine di costruzione della versione Plus. Infatti è un veicolo di 5,99 m che grazie al Plus avrà di serie un numero elevato di accessori. Cominciamo sempre come di consueto dalla parte alta del tetto. Questo veicolo è un veicolo che è stato assegnato e partirà fra pochi giorni. Il cliente che lo ha acquistato ha deciso di avere la veranda, in questo caso è una veranda della Thule ed è una veranda di colore nero. Ha deciso di mettere un pannello solare da 120 watt monocristallino e ha deciso di installare un oblò con il ventilatore nella parte posteriore con telecomando, un oblò particolare che dopo guardiamo. Intanto vediamo che cosa c'è di serie. C'è di serie l'oblò 700x500 e nella parte del bagno c'è un oblò sul tetto che è un 32x32 ed è anche in questo caso di serie. Inoltre ha anche la finestra. Allora, il pannello solare è un pannello da 120 watt e qui si vede dove facciamo passare dentro l'impianto elettrico. In questo caso abbiamo deciso di installare un passacavo della Teleco Telair in modo tale che se un domani c'è necessità di inserire un altro cavo, basta aprirlo, far passare il cavo e richiuderlo senza bisogno di staccare tutto. Questo è il famoso oblò MaxFan. Questo oblò ha la funzione di estrazione e di immissione. Inoltre il suo vantaggio è che quando piove lo puoi tenere aperto perché l'aria la prende dalla parte posteriore. Ha il telecomando all'interno per poterlo aprire, per poterlo chiudere, puoi decidere l'estrazione, puoi decidere l'immissione ed è comodo proprio perché lo puoi usare anche nel periodo invernale. Prevede le luci diurne a LED, il climatizzatore in cabina, il cruise control, il traction plus, gli oscuranti plissettati, la zanzariera sulla porta d'ingresso, i cerchi in lega, in questo caso sono opzionali quelli da 16 pollici con 109 euro, prevede già il primo e il secondo airbag, gli specchietti elettrici, i vetri elettrici, il sedile regolabile in altezza, il tessuto dei sedili in tinta con quella che è la parte di dietro, il booster per avere una maggiore carica di batteria, in più anche la ruota di scorta. Questo, diciamo così, è tutto quanto previsto nella versione Plus e non solo. Gradino elettrico, zanzariera sulla porta d'ingresso, bocchettone di riempimento dell'acqua buona. Qui vediamo la ruota di scorta. In questo caso abbiamo inserito a richiesta del cliente anche la retrocamera della Zenec sul terzo stop. Andiamo avanti. Sportello con calamita, cassetta del gabinetto con il trolley. Questo camino di colore nero ci fa capire che questo veicolo è stato richiesto anche con la stufa Truma combi diesel. Cavo della luce, dove viene attaccata il cavo della luce, la presa elettrica.
gasolio e AdBlue, oscuranti plissettati. In questo caso il veicolo è standard con i paraurti di colore nero. Le finestre a filo sono un optional che si può avere su tutta la linea D, dal 540 al 636. Queste sono le famose finestre a filo. Attenzione, anche sul portellone posteriore sono presenti le finestre a filo, però grandi, non le piccoline come in altri brand. Vediamo subito che questo veicolo è stato richiesto con la versione Elegance, infatti il laminato è grigio, le ante sono lacate bianche e le maniglie sono di metallo. Per quanto riguarda l'altra cosa che notiamo subito è questo spazio che mette subito in evidenza quello che è l'aria, la spaziosità che ha questo veicolo. Infatti qui non c'è la colonna dell'armadio. Ritorniamo, il frigorifero è un frigorifero che si apre in ambedue le parti, comodo dall'interno e comodo dall'esterno. C'è un buon piano di lavoro qui sopra. La cucina è una cucina a 2 fuochi con accensione elettronica. Per quanto riguarda il rubinetto, è un rubinetto a collo di cigno esterno e questo ti consente di poter con più facilità risciacquare qualche cosa e lavare qualcosa anche di alto. I cassetti sono tutti quanti cassetti che aiutano la chiusura, il push lock è evidente. Questa è una griglia di areazione per il frigorifero, in questo caso il frigorifero è un frigorifero a compressore. Sempre la caratteristica di Postle di avere una serie di pensili che fa il giro completo dalla cucina fino ad arrivare a quella che è la camera da letto ed arrivare al bagno. Allora, questo è un bagno con la porta a battente, però è il bagno in pratica del 2WIN, è il bagno del Road Cruiser B, è un bagno che ha una bella misura, anche uno grosso riesce a farci ben bene la doccia qui, non è separata, però ha un pozzetto nella parte bassa che si elimina e che quindi hai modo di poter raccogliere l'acqua, dopo ve lo faccio vedere. In più questo bagno ha sia la finestra nella camera, nella parte di dietro, e sia l'oblò, e questo è importante per il tiraggio. La parte di sotto, in pratica questo piano di legno che si può eliminare. Una volta eliminato riesci ad avere una doccia che è veramente alta, infatti è di 188,5. Il bagno è molto profondo, 75 per 98 centimetri, mentre entrando nel bagno dalla parte bassa, cassetta del WC, Thetford, specchiera, mobile superiore con specchiera, porta oggetti a giorno, lampada, finestra del bagno, c'è anche l'oblò, mi raccomando. A volte capita che il doccino magari possa fare arrotolare il tubo dell'acqua. Bene, oltre ad essere un portaoggetti, questo qui è un po' nascosto, ma un portaoggetti, forse anche dove si può nascondere qualche cosa,
Questo vano, che è sotto al lavandino, ha un pannellino in legno che viene tenuto fermo da una calamita per poter arrivare ad accedere a quello che c'è sotto. Questo qui è il piano del bagno, quando si usa tradizionale. Quando invece bisogna fare la doccia, si toglie e diventa molto profondo. Come vedete ha due pilette per scaricare l'acqua. E nella camera da letto posteriore, nella parte dei piedi, è stato ricavato l'armadio. Eccolo qua. Questo in pratica è il vano armadio. Vediamo che c'è l'armadio con il supporto della croce. Questo è accessibile anche dall'esterno, dalla parte sottostante, tramite uno sportello. Un altro vano per la biancheria e questo è un vano principalmente tecnico. Inoltre queste corde ci fanno capire che si può impilare sia i cuscini sia le doghe tutto sulla parte posteriore sinistra e poi bloccarlo in questo modo per avere una capacità di carico lunga fino alla parte davanti. Per quanto riguarda le misure della camera da letto, la parte alta, quella della testa, è di 154 cm. La parte più stretta, quella dei piedi, è di 140 cm, quindi un bel lettone. È ovvio che quando si chiude la portiera comunque sempre 3 cm rimangono a lato per poter aggiungere un po' di spazio, insomma, per meglio rincalzare le coperte. Per quanto riguarda le guide, sono sempre lampadine che le posso spostare dove mi pare, degli spot, in modo tale da metterli dove mi fa più comodo. Parte anteriore, partiamo dalla centralina, la comoda cappelliera sopra i sedili e altri due pensili sopra la dinette che finiscono con il bagno. Per quanto riguarda invece la dinette per due persone con la cintura di sicurezza, il tavolo dove è prevista la prolunga. Questa prolunga funge anche da kit per il terzo letto, da supporto per il kit del terzo letto. I sedili sono in tinta nella parte davanti come la cellula abitativa. Nella cassapanca che c'è il magneto termico della 220, la valvola di scarico, sotto al tavolo c'è il supporto per attaccare il tavolo nel caso che si voglia trasformare in letto, una presa della 220, le bocchette dell'aria canalizzata, due pozzetti molto profondi, uno e uno, due, sempre sotto al tavolo. Parte bassa del camper vediamo intanto la prevista ruota di scorta, perché sulla versione Plus è già di corredo. Le balestre sono quelle tradizionali, il serbatoio di recupero dell'acqua insaponata, anche in questo caso ha due tappi che si possono aprire per poter fare una manutenzione. Guardate che attacchi per fermare la cassapanca delle cinture di sicurezza, quanto sono robusti.
Qui viene fissata la cassapanca che a sua volta ha fissato gli attacchi delle cinture di sicurezza. Andiamo avanti. Si tratta di una stufa diesel, quindi anche in questo caso ha la pompa del gasolio appunto per la stufetta diesel. Questo è lo scarico della valvola frost. Nella parte destra vediamo che c'è sempre il gradino, quello più largo della Thule elettrico. Questo veicolo ha la D-Blue, quindi è un 2002, è un 140 cavalli. Questo è tutto l'apparato della D-Blue. Questo è il serbatoio del carburante. Qui vediamo il carter di protezione, ce n'è uno a destra, ce n'è uno a sinistra. Qui vediamo appunto quelli che sono i semiassi, la pinza dei freni e un pezzettino del disco dei freni. Questo mezzo è costruito su Citroën, è un 35 quintali nella versione light con le ruote di 16. Questa è l'asta per scaricare l'acqua insaponata, in pratica fa da telecomando, e questa è la valvola sfera. Come vedete qui ci sono i tubi dove esce l'acqua dalla piletta della doccia, dal lavandino, dal lavello, tutto rigido, in pendenza, quindi l'acqua è difficile che faccia delle anse e che quindi si possa congelare durante il percorso. Questa è una valvola di ritenuta, vedete ha la freccia con il senso della marcia dell'acqua. Ne vediamo un'altra da quest'altra parte, che questa qui è sicuramente quella del lavandino della cucina, lavello della cucina. Vedete dove vengono messe le viti, viene dato anche una spruzzata di antiruggine. Questo è l'asta, questi cavi qui sono due cavi che agiscono sulle pinze dei freni. Quando da dentro tiro l'asta del freno, in pratica agisco su questo cavo. Questo cavo a sua volta agisce su quest'asta che a sua volta si divide in due, uno va a una ruota e uno va all'altra ruota. Un cavo, sono due cavi che poi arrivano alla pinza dei freni. Parte posteriore, possiamo aprire il portellone, premendo questo pulsante ci dà la possibilità di aprirlo del tutto. Bisogna stare attenti che le finestre però siano chiuse, altrimenti si spaccano, così lo riusciamo a vedere bene. Bene, il vano del gas prevede di mettere 2 bombole del gas da 10 kg. Ora ne abbiamo messo una di prova, ma ce ne possono stare fino a 2. Poi l'armadio è posto sotto a questo letto, ma c'è la possibilità di accedere anche da questo sportellino laterale. E come vedete qui c'è una capacità di carico elevata, perché il Postle ha previsto di poter impilare quelle che sono le traverse del materasso e le doghe. Se poi uno ha piacere di avere ancora più spazio, può addirittura eliminare questi 2 divisori e quindi la capacità di carico diventa importante. Allora, il serbatoio dell'acqua potabile si riempie dall'esterno, poi dall'interno ci sono comunque 2 tappi per riuscire a fare quella che è la manutenzione e la pulizia all'interno del serbatoio, 1 e 1 2. Occupa poco spazio questo serbatoio e è sagomato dove c'è il passaruota. Da qui si può arrivare allo scarico del serbatoio dell'acqua buona.
girando questa rotella di 2 giri lo svuoto completamente. Se invece gli faccio fare solamente 3/4 di giro, rimarrà all'interno del serbatoio 20 litri, che è la capienza da viaggio. Abbiamo ricomposto quello che è in pochissimo tempo il gavone originale. Bene, questo prodotto si chiama 2 Win Plus versione S ed è l'ultimo nato in casa Post. Per quanto riguarda gli interni, sono nella versione Elegance. Se il filmato vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi, mi raccomando, al nostro canale, e se avete delle domande fatemele che vi rispondo volentieri. Ciao a tutti!